Ciao, i dati mostrano come una fetta considerevole degli studenti non riesca a concludere l'università nei tempi prestabiliti. Per questo motivo oggi parleremo di gestione del tempo e ti dirò tutto quello che avrei voluto sapere quando io ero uno studente. Mi chiamo Federico, insegno all'università, tengo dei corsi che comprendono anche degli aspetti di didattica e di apprendimento, di conseguenza iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi video dove ti mostrerò come superare al meglio questo periodo dell'università, nel minor tempo possibile, col minor sforzo possibile e soprattutto massimizzando i tuoi voti. Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo in quanto è limitata, non sappiamo quanto ne abbiamo e soprattutto non possiamo acquistarne di nuovo. Non voglio che la tua voglia di vivere venga distrutta dall'università, quindi vediamo qualche trucco per gestire al meglio il proprio tempo e ottenere i massimi risultati senza distruggerci la vita in sessioni interminabili. In questo video quindi parleremo di 5 trucchi, 5 aspetti principali che sono essenziali da tenere in considerazione per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Vedremo la gestione del tempo a 360 gradi che va da dei piccolissimi oggetti che vi servono per gestire il tempo, vi assicuro che molti di voi cadono su queste piccole cose, e anche di alcuni concetti che vi serviranno anche oltre il vostro periodo universitario. Ma prima di iniziare ti ricordo che siccome quando si parla di gestione del tempo è inevitabile prima o poi parlare di procrastinazione, perché la procrastinazione è la prima cosa che ti fa sprecare un sacco di tempo e che allontana sempre di più il goal che tu vuoi tanto raggiungere, vai a vedere questo video dove ho parlato di procrastinazione e anche lì ti do degli spunti interessantissimi su come smettere subito di procrastinare. Il primo punto riguarda gli strumenti di organizzazione e come non abusarne. Infatti se guardi YouTube è pieno di gente che ti fa sprecare un sacco di tempo su Notion, su Google Calendar, su tutti questi metodi assolutamente belli esteticamente, fancy, ma non te ne fai assolutamente niente. In quei consigli viene sprecato troppo tempo a cercare il giusto font, il giusto colore, tutte cose che non contano niente. Ti fanno sprecare un sacco di tempo a creare dei piani che abbiamo visto tra l'altro poter fare anche con ChatGPT, vai a vedere quell'altro video. L'unica cosa che ti serve davvero per gestire il tuo tempo è un telefono. Prendete il vostro telefono, vi organizzate la schermata come meglio credete, in seconda pagina io metto un calendario gigante che mi serve da reminder, ovvero non ho bisogno neanche di ricordarmi di andare dentro il calendario, spesso sto girando nel telefono a caso e leggo che per esempio lunedì ho una riunione abbastanza importante da fare, ok? La seconda cosa che è ovvia, di cui avete veramente bisogno ma che vi assicuro manca all'università è questo. Un normalissimo orologio da 30 euro, non vi dico di prendere uno smartwatch perché questo è una fonte di distrazione assurda, no smartwatch se avete bisogno di concentrarvi davvero su alcune task, prendetevi un normalissimo Casio da 30 euro e questo è tutto quello di cui avete bisogno per gestire il tempo. Non voglio vedere gente all'esame che non ha un orologio, è assurda questa cosa. Come fate a gestire il tempo dell'esame senza un orologio? Questo è quello che serve a me in questo preciso momento della mia vita. Anche quando ero studente le cose non erano diverse. Se dovevo pianificare il mio piano di studi lo facevo sulla carta, quindi se mi andate a vedere il video dove vi aiutate con ChatGPT poi trasportate tutto su un bel foglio di carta, perché l'atto stesso di scrivere aiuterà tutti i concetti e tutta la pianificazione a fissarsi nel vostro cervello. Visti gli oggetti più basic che vi possono aiutare tutti i giorni realmente, concretamente a gestire il vostro tempo, andiamo a vedere qualcosa di invece più concettuale, che è semplicemente il concetto di setta le tue priorità. È una cosa che sembra ovvia, sembra che tutti noi conosciamo di avere priorità, ma non ci soffermiamo effettivamente a sapere su quali priorità. Spesso non possiamo mettere sullo stesso piano una sessione molto intensa, una scadenza a breve termine, un elaborato scritto che è da fare assolutamente, andare a calcetto, andare al cinema e fare altre cose. Siccome abbiamo detto che vogliamo ricordare l'università come un periodo fantastico, devi essere libero di fare tutte le cose che vuoi fare in questo periodo, crescere anche come persona e non solo in termini nozionistici o dell'apprendimento che puoi avere tramite l'università, e quindi abbraccia a piene mani tutto quello che la vita ti può dare, ma prima setta delle priorità. Ci sono momenti adatti a fare ogni cosa, ci sono momenti in cui l'università è molto impegnativa e di conseguenza dovrai metterci tutte le tue energie su quello, necessariamente rinunciando qualcosa. Quello che farei se io fossi in te è prendere un bel foglio, metto per iscritto tutto quello che voglio fare nella mia vita e do un voto. Cosa è rinunciabile? Che cosa è prioritario? L'università dove sta in questa cosa? Ci saranno necessariamente dei momenti della tua vita in cui dovrai dare la priorità agli esami, stare a casa, studiare, dormire bene, raccogliere tutte le energie sia fisiche che cognitive di cui hai bisogno per affrontare quel periodo, curare ogni aspetto di te stesso perché non puoi scindere quello che sei fisicamente dal tuo cervello,
non puoi considerare il cervello una parte separata del tuo corpo, quindi fai del movimento fisico, allenati, ma in termini di gestione del tempo setta delle priorità, questo è essenziale. Il terzo punto riguarda sempre la gestione del tempo e abbraccia il concetto di perseveranza nei contesti in cui ci troviamo in un certo grado di disagio. Infatti, come abbiamo detto nel video della procrastinazione, noi tendiamo a fuggire da tutte quelle esperienze che ci mettono a disagio, favorendo invece tutte quelle esperienze che ci danno una gratificazione immediata. Nel momento in cui ti trovi a dover seguire delle lezioni lunghe che magari si protraggono non solo durante la mattina ma anche nel pomeriggio, arriverai a sera che sarai distrutto e ti verrà istintivo cercare di fuggire da quella situazione il prima possibile. Questo potrebbe portarti a cercare di andare via prima, non fare alcuni laboratori che magari non sono obbligatori, cercare quindi, facendoti forte del fatto che l'università non ha frequenza obbligatoria nella maggior parte dei casi, di tentare di alleviare questo disagio che l'università spesso purtroppo dà. Il vantaggio invece di stare fino alla fine è enorme. Abbiamo parlato di una cosa analoga anche nel video dove ti mostro i 5 errori che distruggono il tuo metodo di studio, vai a vedere anche quello, ma in questo video il concetto di andare a lezione e di rimanere fino alla fine è estendibile anche al contesto dell'esame in sé, motivo per cui prima abbiamo parlato di gestione del tempo anche con un semplice orologio da polso. Quello che ha cambiato i miei risultati all'università è stato il rimanere agli esami fino alla fine. Ci sono contesti in cui un esame viene dato in tempistiche molto più lunghe di quanto sia effettivamente necessario per la sua realizzazione. Ovviamente sto parlando di esami scritti, che siano essi a crocetto o a domande aperte. Ci sono altri esami invece in cui la gestione del tempo è essenziale. Nel momento in cui sei a un esame scritto e ricevi il compito, prova a fare una rapida stima di quanto tempo ci puoi mettere per ogni risposta. Questo ti permetterà, orologio al polso, di vedere se stai andando troppo lentamente, se hai bisogno di accelerare. In termini di gestione del tempo potrebbe succederti anche un'altra cosa. Quel momento in cui credi di aver finito l'esame e hai ancora tantissimo tempo a disposizione. Quello che viene istintivo fare è alzarsi dall'aula e andarsene, pensando di aver completato l'esame. Il consiglio che mi sento di darti è quello di valutare e di rimanere comunque fino alla fine dell'esame. Quello che succede a tantissimi studenti, che è successo anche a me innumerevoli volte, è il contesto in cui una volta che sono riuscito ad alleviare la tensione, pensando quindi di aver finito l'esame pur avendo tempo a disposizione, questo cambio di condizione nel mio modo di pensare mi ha rilassato e di conseguenza ha permesso al mio cervello di accedere a delle informazioni che magari fino a quel momento non mi venivano in mente. In questo contesto avrò ancora il tempo di integrare quelle informazioni e magari di rendermi conto di alcuni errori che invece ho commesso. Di conseguenza ti consiglio di valutare effettivamente se puoi stare di più fino alla fine dell'esame, anche se credi di aver terminato l'esame. Il consiglio numero 4 mi sento di dartelo in modo veramente super sincero, ma vedi tu perché ognuno ha il suo percorso, ognuno ha le sue esigenze, questa è la mia esperienza e in questo caso te lo racconto facendo capo alla mia esperienza personale. Questo consiglio è quello di non riseguire dei corsi che hai seguito, ma mi spiego meglio. Mi è capitato all'università di non trovarmi bene con alcuni professori, non personalmente, ma semplicemente perché il loro modo di insegnare non incontrava le mie esigenze di apprendimento. Siamo persone, non tutti gli insegnanti hanno il modo di insegnare che fa per noi e di conseguenza noi abbiamo l'esigenza di trovare modi che siano il più adatti possibile e fatti su misura per noi in base al nostro modo di apprendere. Nonostante questo, ai tempi non avevo questo spirito critico e non riuscivo a capire dove stesse il problema. Ritenevo di essere io come studente sbagliato per la materia, per il contesto o per altre 1000 cose e quindi è successo che andassi nuovamente a seguire un corso che in realtà avevo già seguito nel tentativo di vedere se un tentativo ulteriore potesse sbloccare qualcosa. Ovviamente non era cambiato niente, non era cambiato il professore, non era cambiato l'esame, non era cambiato il contesto, non era cambiato nulla, non era cambiato il suo modo di insegnare e non erano cambiate ovviamente le mie esigenze di apprendimento. Quindi, come dico sempre ai miei ragazzi in laboratorio, nel momento in cui ripetono un esperimento sempre nello stesso modo, quello che succede è che se non cambi niente il risultato sarà esattamente lo stesso. Quindi ciò che non funzionava ai tempi non ha funzionato neanche nel secondo rewatch, quindi nel frequentare nuovamente lo stesso corso e di conseguenza ho solo sprecato un sacco di tempo. In pochi anni le cose sono cambiate tantissimo, ora abbiamo dei strumenti incredibili su cui possiamo fare veramente il nostro percorso su misura per noi anche nel momento in cui ci dovessimo trovare in situazioni simili. Ovviamente le intelligenze artificiali fanno da padrone in questo contesto e in questo canale parliamo tanto anche di intelligenza artificiale e di come sfruttarla. Vai a vedere questo video dove ti mostro come pianificare lo studio. Di conseguenza iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato perché voglio la didattica più up to date che possa trovarsi su YouTube. Ti voglio portare
portarti su questo canale tutti i tips, i consigli e i metodi più aggiornati che usino anche le intelligenze artificiali per riuscire a stilare un programma di studio adatto esattamente a te, che non ti faccia sprecare tempo e che ti faccia ottenere i più alti possibili risultati. Come ultimo consiglio, il consiglio numero 5, una tecnica che forse conoscerai, se non la conosci la devi conoscere. Devo essere sincero, a me questa tecnica ha svoltato e devo dire che tuttora, quando sono in burnout, sono oberato di lavoro e inevitabilmente il mio cervello dice procrastina, uso ancora questa tecnica tutt'oggi. E questa tecnica la conoscerai sicuramente, è la tecnica del Pomodoro Technique. Questa tecnica prende il nome da quelle sveglie da cucina a forma di pomodoro che ti servono per esempio per cuocere la pasta. E questa tecnica mette in pratica quello che sappiamo a livello scientifico, ovvero chiunque in qualsiasi condizione può stare concentrato su una task almeno per 25 minuti. Sapendo questo, metti il non disturbare al tuo cellulare, anzi spegnilo, così non avrai neanche il tentativo di accenderlo solo per vedere se c'è qualche notifica. Spegni il cellulare e metti un timer da qualche parte di 20 minuti, meglio se fisico, così ti suona proprio nella testa. Passati questi 25 minuti, anche se ritieni di poter studiare ulteriormente, ti devi fermare obbligatoriamente per 5 minuti, ti alzi, cammini, parli con qualcuno, ti distrai. Successivamente, categoricamente, passati questi 5 minuti, riparti con un altro pomodoro da 25 minuti e fai questo in serie. Ti renderai conto che se non eri organizzato, avevi problemi nel gestire il tuo studio, magari ti potevi trovare un pomeriggio a studiare 3/4 d'ora, fermarti per un tempo indefinito e poi non riuscire più a ripartire, sprecando un intero pomeriggio. Invece, facendo delle sessioni di 25 minuti intervallate da 5 minuti, ti troverai alla fine che avrai studiato ore rispetto a prima. Queste sono solo alcune delle tecniche che ti possono aiutare ad aumentare il tuo senso di controllo sulla tua università e sul tuo percorso, a ridurre lo stress e raggiungere il tuo equilibrio nel momento in cui dovrai avere un bilancio tra vita e studio. Ho intenzione di fare altri video come questo, così come tantissimi altri video riguardo apprendimento, università e scienza. Di conseguenza iscriviti al canale e assicurati di cliccare su questo video dove ti mostro cosa assolutamente non devi fare per essere il più efficiente possibile nel momento in cui studi. Ciao!